Hai una bella casa, un lavoro stabile, forse uno di quelli che tutti definiscono di successo. Hai una rete di amici e una famiglia. A guardarti sui social la tua vita sembra perfetta. In pratica hai spuntato tutte le caselle che la società ti ha detto che dovevi spuntare. Eppure quando chiudi la porta di casa, quando il rumore del mondo finalmente si spegne, c'è qualcosa che non torna. Un'inquietudine, un senso di vuoto che ti prende allo stomaco. Come se in mezzo a tutto questo avere ti mancasse il pezzo più importante, te stesso. Questa sensazione, questa strana e paradossale, potrei definirla fame dell'anima, non è un difetto, ha un nome, crisi esistenziale. È il campanello d'allarme che ti avvisa che la tua vita fuori e quella che hai dentro non sono più allineate. È la tua parte più autentica che bussa alla porta e ti chiede «Ehi, ma stiamo davvero andando nella direzione giusta?» Non sei ingrato, non sei rotto, sei semplicemente all'inizio di una profonda trasformazione. Un invito a guardarti dentro come non hai mai fatto prima. In questo video niente soluzioni magiche o frasi motivazionali da 2 soldi. Faremo un viaggio insieme, un percorso in 5 passi concreti per attraversare questo buio, non per scappare, ma per capire cosa vuole insegnarci. Per provare a ritrovare una gioia che sia davvero tua e un senso che non dipende da quello che hai, ma da chi sei. Il nostro primo istinto, quando sentiamo quel vuoto, è riempirlo. Subito, con qualsiasi cosa. Ancora più lavoro, un'altra serie TV, lo scrolling infinito sui social, l'acquisto compulsivo, una relazione che serve solo a non sentire il silenzio. Viviamo in una società che è una macchina del rumore, progettata per distrarci, ma quel vuoto non è un nemico da zittire, è un messaggero, è la tua anima che sta cercando di dirti qualcosa di fondamentale. Spesso questo malessere si fa sentire anche nel corpo, un nodo alla gola che non va via, una stanchezza che nessun caffè riesce a curare, un peso sul petto. Il corpo parla per noi, traduce un'inquietudine che la mente prova a ignorare. Il problema è che più cerchiamo di soffocare questo spazio con distrazioni, più lui si allarga. È come cercare di riempire una voragine con dei coriandoli. Assolutamente inutile. Il primo passo, il più coraggioso di tutti, è semplicemente fermarsi. Smettere di correre, smettere di scappare. Trova uno spazio nella tua giornata, bastano anche 5 minuti, per sederti in silenzio e semplicemente ascoltare. Senza giudicarti, senza farti prendere dal panico. Prova a farti delle domande semplici. Cosa sto provando davvero? Dietro la parola vuoto, che cosa c'è? Noia, delusione, tristezza, apatia? Non devi avere subito le risposte. L'obiettivo qui non è risolvere, ma accogliere. Questo momento di ascolto è un atto di profondo rispetto verso te stesso. È come dire a quella parte di te che si sente persa: ti vedo, ti sento e sono qui per ascoltarti. All'inizio potrà sembrare scomodo, forse anche un po' spaventoso, ma è proprio in questo spazio di quiete che il messaggio del vuoto può finalmente emergere, non più come un'angoscia confusa, ma come un'informazione preziosa per il tuo cambiamento. Trasforma questo disagio in un'opportunità. Quel senso di vuoto che senti oggi, molto spesso non è nato oggi. È l'eco lontana di ferite emotive che non abbiamo mai veramente curato. È il risultato di bisogni che in momenti chiave della nostra vita non sono stati ascoltati. Forse è la ferita del non essere stati visti per chi eravamo davvero, magari costretti a indossare una maschera per sentirci amati. Oppure la ferita di un fallimento che ci ha convinti di non valere abbastanza. O ancora la conseguenza di essere cresciuti in un ambiente dove le emozioni erano un tabù, qualcosa da nascondere. Questa mancanza di cure emotive nell'infanzia può creare un vuoto che ci portiamo dentro fino all'età adulta. Attenzione, non si tratta ovviamente di dare la colpa a qualcuno, tipo i nostri genitori o il passato. Si tratta di capire con compassione da dove arriva il nostro dolore. Riconoscere che se oggi ti senti così non è perché sei sbagliato, ma perché una parte di te ha sofferto e nessuno l'ha mai ascoltata. Molti di noi, proprio per compensare quel vuoto, diventano adulti incredibilmente bravi a raggiungere obiettivi e a proiettare un'immagine di successo. Cerchiamo nel lavoro, nell'approvazione degli altri, quella validazione che in fondo ci è mancata. Ma nessun traguardo esterno potrà mai riempire un vuoto che ha radici così profonde. Anzi, a volte è proprio quando raggiungiamo l'obiettivo
che credevamo ci avrebbe reso felici, che il vuoto si fa sentire ancora più forte che mai, lasciandoci ancora più confusi e delusi. Questo secondo passo ti chiede di guardare al tuo passato non con rabbia, ma con curiosità e tenerezza. Chiediti quale parte di me si sente ancora non amata, non vista e non capita. Riconoscere queste ferite è il primo vero passo per poterle finalmente medicare. Significa smettere di combattere un nemico invisibile e iniziare a prenderti cura di quel bambino interiore che per tutto questo tempo ha solo chiesto di essere accolto. Tenersi tutto dentro è una delle strategie più distruttive che ci siano. Il dolore, anche se non gli dai voce, non svanisce, anzi, fermenta, diventa più pesante, più ingombrante, fino a trasformarsi in ansia, in apatia o in quel senso di vuoto che sembra schiacciarti. Spesso la nostra mente preferisce una sofferenza che conosce piuttosto che l'incertezza di un percorso di guarigione. E così l'isolamento diventa un rifugio che in realtà è una prigione. Il terzo passo è rompere questo silenzio, dare una parola al tuo dolore. Quando verbalizzi quello che senti, succede qualcosa di quasi magico. Il caos informe delle tue emozioni inizia a prendere una forma. Nominare il dolore, descriverlo, raccontarlo a qualcuno, gli toglie potere. È come accendere una luce in una stanza buia. I mostri che sembravano enormi, giganteschi, si ridimensionano e diventano qualcosa di comprensibile e quindi di affrontabile. Attenzione, parlare non significa lamentarsi. C'è una bella differenza tra sfogarsi a vuoto e condividere con l'intenzione di capirsi. Puoi scegliere di farlo con una persona di cui ti fidi ciecamente, un amico oppure un partner che sai che ti ascolterà senza giudicare, senza darti subito la soluzione. Qualcuno che possa semplicemente essere lì con te. Oppure, e questo è spesso l'atto più coraggioso e trasformativo, puoi parlarne con un professionista, uno psicoterapeuta. La terapia non è per i matti, come spesso qualcuno pensa, è per le persone coraggiose. È uno spazio protetto dove sei libero di esplorare le tue parti più fragili, con una guida che ti aiuta a connettere i puntini e darti nuovi strumenti. Se il vuoto diventa un peso costante e debilitante, chiedere aiuto non è un segno di debolezza, ma la più grande dimostrazione di forza e di amore verso te stesso. Non devi portare questo peso da solo. Un peso condiviso non si dimezza, si trasforma. Da fardello opprimente diventa un'opportunità di connessione con gli altri e soprattutto con la parte più vera di te. Molto spesso il vuoto viene dal vivere una vita che non è la nostra. Inseguiamo obiettivi che ci hanno messo in testa gli altri, il successo economico, lo status sociale, la carriera perfetta. Ma questi sono solo traguardi, non sono lo scopo. Lo psichiatra Viktor Frankl lo chiamava vuoto esistenziale, quella condizione che emerge quando nella vita manca un perché, un senso profondo. Il quarto passo è smettere di guardare la mappa degli altri e iniziare a costruire la tua bussola interiore. Questa bussola sono i tuoi valori. E i valori non sono ciò che vuoi avere, ma chi vuoi essere mentre cammini. Sono le qualità che vuoi incarnare nella tua vita, come ad esempio, la gentilezza, la creatività, il coraggio, la connessione, l'apprendimento o la libertà. Per trovarli devi farti le domande giuste, non cosa voglio avere, ma quando è che mi sono sentito davvero vivo? In quali momenti ho provato un orgoglio vero, non per un applauso esterno, ma per qualcosa che ho fatto e che era in linea con me stesso. Un'altra domanda potente, anche se può sembrare un po' strana, è questa. Cosa vorrei che le persone dicessero di me al mio funerale? Le parole che verranno fuori: era una persona generosa, era coraggioso, amava imparare, portava gioia. Ecco, quelli sono i tuoi valori. Scrivili, sono la tua stella polare. Una volta che hai trovato 3 o 5 valori chiave, il passo successivo è trasformarli in azioni. Cose piccole, quotidiane. Se un tuo valore, per esempio, è la creatività, non devi scrivere un romanzo domani. Puoi dedicare 10 minuti a disegnare, a suonare, a provare una ricetta nuova. Se è la connessione, invece, puoi fare una telefonata a un amico invece di mandare l'ennesimo messaggio. Questo processo riempie il vuoto dall'interno con significato vero. Ogni piccola azione allineata ai tuoi valori è un modo per dire a te stesso e al mondo chi sei. Ti dà un senso di direzione che nessuna promozione, nessun oggetto ti darà mai. Inizi a sentirti meno come una barca in balia delle onde e più come il capitano della tua nave, con una bussola che ti guida anche nelle notti più buie.
Eccoci all'ultimo passo, quello che per qualcuno potrebbe essere controintuitivo. Abbiamo detto di ascoltare il vuoto, di capirlo, di parlarne e di agire secondo i nostri valori. Ma che succede se nonostante tutto quel vuoto a volte ritorna? La nostra prima reazione è pensare di aver fallito, di non aver fatto abbastanza. E se invece il vuoto non fosse un'assenza da riempire, ma uno spazio sacro, uno spazio di potenziale? Del resto l'universo è nato dal vuoto. Un pittore ha bisogno di una tela bianca per creare. Un musicista sa che le pause tra le note sono importanti quanto le note stesse. E se il tuo vuoto interiore fosse proprio questo? Una tela bianca che ti invita a creare una nuova versione di te. Uno spazio fertile dove può nascere qualcosa di nuovo dopo aver lasciato andare quello che non ti serve più. Il quinto passo è imparare a stare con questa sensazione senza averne paura, senza la fretta di riempirla a tutti i costi. È qui che pratiche come la mindfulness possono fare la differenza. La mindfulness non ti insegna a svuotare la mente, ma a osservare quello che c'è, pensieri, emozioni, sensazioni fisiche come il vuoto, con curiosità, apertura e soprattutto senza giudizio. Imparare a stare con il vuoto significa vederlo arrivare e dire: ok, sei qui, non mi piaci, mi metti a disagio, ma non ti combatto, respiro e ti lascio essere. Spesso facendo così la sensazione perde la sua presa minacciosa. Ti accorgi che è solo una sensazione e come tutte le sensazioni arriva e poi se ne va. Non ti definisce e soprattutto non può distruggerti. Questo è il momento in cui il vuoto si trasforma. Da buco nero che ti risucchia le energie diventa uno spazio di libertà. Libertà dalle aspettative degli altri, dalle vecchie maschere, dalle pressioni esterne. È lo spazio in cui puoi finalmente chiederti: ora che non devo più essere quello che gli altri volevano che fossi, che scelgo di diventare? Abbracciare il vuoto non significa rassegnarsi, significa aprirsi alla possibilità di una rinascita. Sentirsi vuoti quando si ha tutto non è una condanna, è una chiamata profonda e sincera a smettere di vivere in superficie e a fare il viaggio più importante di tutti, quello verso il centro di te. Abbiamo visto 5 passi: fermarci e ascoltare cosa ci dice il vuoto, riconoscere con compassione le ferite che lo alimentano, trovare il coraggio di dare voce al dolore, riscoprire i nostri valori per usarli come bussola e infine imparare a stare con il vuoto, vedendolo come uno spazio di creazione. Questo non è un percorso dritto, né una soluzione veloce. Ci saranno giorni in cui ti sentirai di nuovo perso, ma ora hai degli strumenti in più, hai una nuova consapevolezza. Ora sai che la risposta non è lì fuori, in un altro obiettivo da raggiungere o in un altro oggetto da comprare. La risposta è dentro. Il viaggio per uscire dal buio non è trovare una luce esterna, ma accorgerti di averla sempre avuta dentro di te, anche quando era solo un piccolo barlume. Prenditi cura di quella luce. Se questo video ti è stato d'aiuto e vuoi continuare questo percorso insieme a me, iscriviti al canale e ricorda sempre, anche quando ti senti più solo, non lo sei.